Bentornati a Football Benchmark, bentornato naturalmente anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KBMG. Ciao Luca. Allora, oggi caro Andrea, vogliamo cercare di capire come ha fatto la Premier a diventare il campionato più importante del mondo, potremmo dire, e come ha fatto anche a distanziare la nostra Serie A, che tipo di leve economiche ha utilizzato e che cosa ha sfruttato per diventare un brand universalmente riconosciuto che continua a essere ricco e sempre più ricco col passare del tempo. Siamo partiti subito, anzi siete partiti subito nella vostra ricerca con l'analisi dello sviluppo dei ricavi operativi. Cioè quanto incassa di fatto la Premier League. Esattamente. Allora, se guardiamo il totale dei ricavi operativi e partiamo dallo storico, dalla stagione 2011-2012, possiamo vedere che la Premier League era circa già avanti di 1 miliardo di euro, del 70% rispetto alla Serie A. Nelle ultime 5 stagioni praticamente la forchetta si è ampliata notevolmente, sì, e la Premier League ha praticamente raddoppiato i propri ricavi, mentre la Serie A li ha aumentati del 30%. La Premier League ha una crescita annuale media del 15%, la Serie A del 5%. E questo direi che dice un po' tutto sulla differenza tra i due campionati. Come si è arrivati a questo tipo di situazione? Cioè perché la Premier League è riuscita a raddoppiare i propri ricavi mentre la Serie A, pur avendo avuto una crescita, peraltro anche piuttosto notevole del 30%, però non riesce a stare al passo della Premier League, al di là dell'attrattività dei giocatori, che poi credo che sia un volano, sì, no? Sì. Rispetto ai discorsi che faremo in questa puntata. La prima cosa è lo sviluppo dei ricavi da botteghino. Cioè, sì, quando vediamo le partite in TV, vediamo stadi sempre pieni. Stadi pieni, anche se mediamente più piccoli rispetto, certo, a quelli italiani. E se guardiamo, iniziamo dalla prima fonte dei ricavi, li analizzeremo tutte e tre, vediamo che praticamente i ricavi da stadio delle inglesi sono il triplo rispetto a quelli delle italiane. Devo dire che la forchetta è rimasta più o meno costante, anche se però è vero che questo dato è in parte falsato dalla svalutazione della sterlina, perché abbiamo fatto un paragone in euro, però il dato 2016-2017, dopo il referendum su Brexit e il decremento del valore della sterlina, ha avuto un impatto negativo. La Premier League è cresciuta a livello di ricavi con un 4% medio anno, la Serie A 5%, però tutto sommato diciamo che rimangono in linea, con due valori però estremamente diversi di partenza. Diversi. Prima dicevamo stadi pieni, tu dicevi stadi più piccoli sì, però sempre pieni. Questo comporta la prossima grafica, ovvero una differenza enorme nella media degli spettatori negli stadi nelle varie stagioni, che più o meno è rimasta uguale, sì, nel corso degli anni, nel corso degli ultimi 6 anni. Sì. Allora, qui possiamo vedere che la media spettatori della Premier League è di 36.000 spettatori, quella della Serie A è di 23.000 spettatori, quindi meno di 2/3 rispetto alla Premier League, avendo degli stadi più grandi ed avendo anche dei prezzi più bassi. E questo in un certo senso fa capire perché c'è poi questa grandissima forchetta a livello di valore di ricavi da stadio, che poi chiaramente fa anche riferimento al fatto che si gioca in stadi più moderni, di proprietà, e che di conseguenza portano a dei vantaggi che appunto la grafica precedente ha mostrato. Come dicevamo, sempre pieni, perché poi siamo andati a vedere anche il tasso di occupazione degli stadi. Bene, in Inghilterra non si scende mai sotto il 90%, esatto, non è mai successo nelle stagioni prese in considerazione. In Italia soltanto una volta, la stagione 17-18, si è arrivati oltre il 60%. Sì, esattamente, quindi l'Inghilterra balla tra una cifra dal 92% al 96%, l'Italia è tra il 56% della stagione 14-15 e 15-16 fino a un picco del 62%, soprattutto generato dalle buone performance di Inter e Milan, che l'anno scorso hanno fatto molto bene e hanno aiutato a portare appunto il tasso di utilizzo. Mi verrebbe quasi da dire, non so se è giusta come correlazione, sì, logica, anche se lo stadio è piccolo, mi invoglia spendere di più o meglio, perché
trovo meno posti, sono disposto ad andare a vedere una partita che magari non sarei andato, sono disposto a spendere un po' di più perché se non vado a vedere neanche quella non la vedo mai. Esattamente, è una questione di domanda e offerta ed è per quello, come abbiamo detto qualche puntata fa, che tu non devi mai pianificare uno stadio al picco, ma l'esempio della Juventus è quello forse più eclatante. Avendo fatto uno stadio da 42.000 posti c'è una domanda notevole e puoi tenere i prezzi chiaramente a un livello maggiore. L'altro grande introito della Premier League, ma anche della Serie A, riguarda naturalmente i diritti TV. Sì. Si parte da due punti completamente diversi. Quello su cui abbiamo voluto puntare l'attenzione, Andrea, poi ci spiegherai nel dettaglio, è quanto della cifra in generale che viene data dalle televisioni alla Premier League o alla Serie A arriva dai broadcaster stranieri. Sì, allora parliamo prima del valore della torta totale e abbiamo preso i 3 cicli di distribuzione dei diritti partendo dalla stagione 2010-2013 per quanto riguarda la Premier League. Il valore totale dei broadcasting rights per quanto riguarda la Premier League è 3,1 miliardi di euro, per quanto riguarda la Serie A è 1,3 milioni di euro. Però, miliardi, sempre miliardi. Miliardi, scusate, no, miliardi di euro. Sì, miliardi di euro. Se prendiamo la media dei 9 anni che qui abbiamo analizzato, il 42% di tali ricavi derivano dalla vendita all'estero da quindi parte della Premier League. Quasi la metà, anche se però possiamo vedere che è un trend decrescente, leggermente decrescente. Se andiamo a vedere la Serie A, abbiamo una situazione completamente diversa, sia nel rapporto percentuale, sia nei numeri. Assolutamente, la torta è più piccola e il valore medio dei ricavi derivanti dai diritti internazionali rispetto ai diritti domestici nei 9 anni analizzati in questo caso è di meno del 20% e di conseguenza questo cosa fa capire? Fa capire l'attrattività del prodotto Premier League sul mercato internazionale. Può essere anche però un modo per trovare un ricavo in più da parte della Serie A cercando di rendere più attrattivo il proprio prodotto anche all'estero. Certo, assolutamente sì. Ti faccio un esempio, secondo me la Lega spagnola sta facendo molto bene da questo punto di vista e anche la Bundesliga sta crescendo in tal senso. L'altro grande ramo dei ricavi naturalmente è quello dei ricavi commerciali, sì. che viene sfruttato in maniera molto intelligente dalla Premier League, che ha creato anche un brand proprio della Premier League con una esposizione del marchio molto evidente in tutte le partite. Anche qui si parte da una differenza piuttosto ampia nei numeri singoli, sì. si arriva ad accrescerla ancora di più nell'arco delle stagioni prese in considerazione. Esattamente, cioè partiamo da una forchetta in cui c'è una differenza di circa il 60% tra la Serie A e la Premier League e poi negli anni, nonostante la svalutazione della sterlina nella stagione 2016-2017, questa forchetta si amplia al 120%. Se la vogliamo vedere da un punto di vista di crescita annuale, a livello di ricavi commerciali, la Premier League è cresciuta del 20% in media all'anno, la Serie A del 6%. Devo dire però che c'è un trend molto positivo e in particolar modo Juventus e Inter. L'Inter è la 9ª squadra europea a livello di ricavi commerciali, l'abbiamo visto qualche settimana dietro, sta migliorando parecchio. L'altro parametro su cui misuriamo la differenza fra Serie A e Premier League e come la Premier League è riuscita ad esplodere sono i profitti prima del calciomercato. Esatto. Cioè prima che intervenga la cessione di un grande giocatore che naturalmente ti fa guadagnare, no? E qui la Premier League è come se decollasse. E qua la differenza è veramente clamorosa, nel senso che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che praticamente la Serie A è sempre negativa, guardate la linea appunto dello zero, solo nella stagione 2016-17 in aggregato ha generato dei profitti di 24 milioni, la Premier è passata da un aggregato di circa 100 milioni di euro e l'ha aumentato di 12 volte in questi anni, ma la cosa che trovo veramente eclatante è il fatto che la Premier genera dei profitti che sono 50 volte superiori rispetto alla Serie A, 1175 milioni di euro contro 24 milioni. È chiaro che questo tipo di numeri qua si ripercuotono e quindi è il ragionamento che facevamo pochi istanti fa sull'essere più attrattivi,
nel calciomercato, Certo. quindi nella capacità di spesa delle squadre inglesi rispetto alle squadre italiane. Siamo partiti anche qui dalla stagione 2013-2014, avessimo preso i dati precedenti, la differenza sarebbe stata ancora meno marcata fra la spesa delle squadre inglesi e la spesa delle squadre italiane, fino ad arrivare a una leggera contrazione in questa stagione sportiva 2018-2019, ma fondamentalmente se noi prendiamo la stagione sportiva scorsa, cioè 17-18, c'è una differenza che è quasi del doppio di 1 miliardo di euro di spesa. Esattamente. Allora, se prendiamo le 6 stagioni considerate, la Serie A ha speso 6 miliardi di euro, la Premier League ne ha spesi 9 miliardi. Però il discorso va fatto anche sul disavanzo, perché poi c'è un discorso di acquisti e cessioni. Il disavanzo di acquisti e cessioni della Premier League è 4 miliardi e mezzo di euro, quello della Serie A è circa 600 miliardi di euro. 100 milioni? 600 milioni di euro, scusa, 600 milioni di euro. Cosa puoi anche vedere da questa grafica? Che per ben 4 anni dei 6 anni analizzati la Premier League ha speso più del doppio della Serie A, però nella stagione 2018-2019 questo gap si è chiuso notevolmente e la spesa della Premier League è anche diminuita, anche se qui però c'è ancora un effetto sterlina. Sì. E riguardo al disavanzo nel mercato, la Premier League può permettersi di spendere e di non vendere proprio per i profitti che assolutamente. Poco fa. Grazie mille allora Andrea Sartori per questa disamina sulla Premier League e sul boom che ha avuto soprattutto recentemente in questi ultimi 15-20 anni, ma con questa grande impennata negli ultimi 6-7. Appuntamento con Football Benchmark torna naturalmente la prossima settimana. Grazie ancora. Prego.